Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo videogioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza da parte della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà nel superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o l'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Io sono Steve e oggi tratteremo della draghiera di Burmesia, Freya Crescent. Mettetevi comodi e buon ascolto. Freya nasce nel 1778 a Burmesia, città-stato caratterizzata da una famigerata e perenne pioggia. Poco si sa dell'infanzia della ragazza ratto, se non che, essendo abitante di un regno piuttosto guerrafondaio, si sia arruolata molto presto nelle forze armate del suo paese. Ella rappresenta comunque l'eccezione alla regola, in quanto unica donna guerriera di Burmesia. Con il suo ruolo di draghiera, a 16 anni, Freya si guadagna una buona nomea tra le sue genti e cresce fianco a fianco a Ser Flatrey, il lanciere più forte del regno. Tra i due nasce un legame sempre più stretto che sfocia poi in romantico amore. Flatrey, conscio del fatto che quello della sua terra sia il regno più debole del continente, parte per un viaggio solitario alla ricerca di forza, tale da poter proteggere sia Burmesia sia Freya. Ella, innamorata perdutamente di lui, si lancia all'inseguimento tempo dopo, preoccupata della sua sorte. La ragazza cerca in lungo e in largo il suo amato, basandosi semplicemente sulle voci che sentiva su di lui nel corso dei viaggi, ed alcuni davano il draghiere per morto. Altri suggerivano che avesse sfidato i più grandi combattenti del tempo. In particolare, Flatrey era interessato a Beatrix di Alexandria, ma anche lì ella non lo trovò mai. Durante le sue ricerche, 3 anni prima degli eventi di Final Fantasy IX, Freya si imbatte in Jidan ed i due diventano buoni amici, ma del fidanzato continua a non esserci alcuna traccia e dopo anni di tentativi e fallimenti la giovane draghiera si arrende. Sarà la sagra della caccia di Lindblum a riaccendere le sue speranze, essendo un evento che vede presenti tutti i migliori combattenti riuniti nella stessa città. Magari ci sarebbe stato anche Flatrey, magari no, ma ormai egli era la sua ragione di vita e non poteva sottrarsi a quella flebile possibilità. Il giorno prima del festival, lei rincontra Jidan e lo convince ad unirsi anch'egli alla sagra dopo un divertente scambio di battute raffreddato poi dalla malinconica ragazza ancora in cerca del suo amore perduto. Non trovando ciò che cerca, Freya fa per lasciare la città quando un messaggero di Burmesia fa il suo ingresso presso la corte di Sid, moribondo e con notizie agghiaccianti sul regno da cui lei era stata esiliata. Il regno, appunto, era stato attaccato da Bran e da un esercito di pupazzi esperti di magia nera. Aiutata da Jidan e dal piccolo Vivi, Freya torna dopo anni di assenza nella sua terra, sotto una pioggia scrosciante ed una desolazione innaturale. Corpi di burmesiani in ogni angolo, case devastate, famiglie distrutte. Questo era il bilancio dell'assalto della regina di Alexandria. La draghiera, con il cuore colmo di rabbia, attraversa le vie di Burmesia e giunge al cospetto di Beatrix e Bran, che pianificavano già l'attacco successivo. Il re, infatti, era salvo e fuggito nella vicina Cleira, e loro intendevano stanarlo e sterminare l'intera popolazione. Sconfitti brutalmente dalla Shogun, Freya e i compagni vedono i loro nemici, incluso un misterioso ragazzo dai capelli di platino, lasciare la città e dirigersi alla successiva. La cocente sconfitta instilla il dubbio nel cuore dell'orgogliosa ragazza che, per cercare il suo Flatrey, aveva rinunciato a tutto, senza però ottenere né vittorie né lui. Con apparente ritardo rispetto ai nemici, il gruppo raggiunge e risale il tronco di Cleira, giungendo al villaggio in cima, senza trovare però soldati, maghi o alcun tipo di resistenza.
La Shogun di Alexandria è però brava ad attirarli fuori con alcune soldatesse, inviando la forza d'attacco principale nel villaggio, in cui i maghi neri massacrano cittadini che nemmeno ricorrono alle armi. Nel momento più critico, Flatrey fa la sua comparsa e salva Jidan ed i pochi superstiti rimasti. Freya, incredula, si butta a braccia aperte su di lui, ma egli la accoglie con una reazione fredda e distaccata, asserendo di non ricordarsi di lei né di Burmesia. Il principe Puck spiega che il draghiere ha perso la memoria e che è accorso a salvare la sua gente guidato unicamente dal proprio istinto, che lo porta, poi, a sparire nello stesso rapido modo in cui era entrato in scena. Freya è distrutta, dimenticata dall'amore che aveva cercato per anni, dopo essere stata esiliata, sconfitta e aver visto la morte della sua gente. Le lacrime scorrono, ma ci sono ancora persone che può difendere, o almeno così pensava. Bran, invocando Odino, tramite la rarissima materia oscura, riduce in cenere villaggio e abitanti senza lasciare sopravvissuti, eccetto Jidan, Freya e Vivi, che riescono a teletrasportarsi insieme ai maghi neri nel mezzo volante personale di Bran, il Red Rose. Il gruppo giunge ad Alexandria per salvare Garnet, catturata e privata dei suoi poteri, ma vengono individuati da Beatrix e successivamente dalla regina. La Shogun, scoperti i loschi piani di Bran, si mette contro di lei e Freya, nonostante il risentimento nei confronti di quest'ultima, decide di fare fronte comune e sfogare la sua ira contro gli scagnozzi della perfida reggente. Loro due e Steiner faranno da scudo a Jidan, Garnet e Vivi per consentire loro la fuga, mentre continueranno a combattere a lungo contro i tenaci avversari. Una volta scoperto il grande piano di Kuja, il ragazzo dai capelli d'argento, Freya accantona i suoi problemi personali e la sua tristezza per far fronte alla minaccia planetaria che rappresenta il genoma, dimostrando una grande maturità ed un ottimo spirito di gruppo. Tra i vari personaggi che si uniscono alla causa di Jidan e Garnet, Amarant è quello più affine alla draghiera. Entrambi sono molto orgogliosi e forti e raramente mostrano le loro emozioni o fanno sentire la loro voce. A Toleno, l'uomo salamandra si apre con lei e racconta del suo passato e del modo in cui ha conosciuto Jidan, instaurando quasi un rapporto di amicizia con Freya che combatterà al suo fianco anche nel Tempio del Fuoco, quando dovranno affrontare da soli Marilith, uno dei 4 guardiani di Terra. Una volta conclusa l'epopea che ha visto la caduta di esseri malvagi come Garland, Kuja e Necron, Freya torna a Burmesia per ricostruire società e mura, affiancata da Flatrey che, nonostante soffra ancora di amnesie, si innamora nuovamente della draghiera, rendendola finalmente felice dopo anni di sofferenza. Freya è una donna forte ed orgogliosa, resa più dura dalla terra natia che l'ha trasformata in una guerriera fin da giovanissima, ma possiede anche un lato incredibilmente emotivo e dolce che enfatizza appunto la sua empatia, il suo altruismo ed il buonsenso. Il forte amore provato per Sir Flatrey l'ha però anche distrutta, portandola a lacrime e depressione prima e furia e voglia di vendicarsi poi. Maturità e passionalità sono le due facce di Freya, rappresentando un diverso punto di vista, grazie al suo essere meno coinvolta direttamente nelle vicende di gioco e mantenendo un equilibrio tra utilità e distacco, ma che purtroppo crolla sotto le proprie emozioni più profonde nel momento in cui il suo fidanzato si dimentica di lei. Ella rappresenta una delle facce della morte, concetto molto diffuso in Final Fantasy IX. In particolare la disperazione e la frase con cui viene presentata nella intro è piuttosto eloquente. Essere dimenticati è peggio che morire. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace o condividetelo. Ci saranno sempre più contenuti di questo tipo e potete persino proporre degli argomenti da trattare dalla sezione commenti. E ricordate, il vostro supporto è sempre apprezzato.